Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Dite la verità, quante volte vi è capitato di rimanere a piedi? Magari vi si è scaricata la batteria della macchina, non avevate come fare, quindi avete dovuto chiudere la macchina e tornare a casa a piedi. A me è successo circa 3 settimane fa, e infatti ne ho parlato anche con Stefano, che saluto, di THM Garage, il canale di YouTube che si occupa di manutenzione auto, eccetera, e parlando proprio di Jump Starter, abbiamo parlato del fatto che io in realtà Jump Starter l'avevo nel baule della macchina, ma avendo due macchine, avendo un solo jump starter, che ho anche quello della Lidl, ma se l'è rubato mia figlia, lo utilizza come power bank, e allora ero convinto di averlo nell'altra macchina, insomma me la sono fatta a piedi, tra l'altro quasi alle 10 di sera. Quindi ho deciso di acquistare quest'altro jump starter e l'ho scelto perché in realtà, oltre ad essere un jump starter, ha un sacco di funzioni particolari, ma soprattutto ho guardato prima su Amazon, ho letto bene le recensioni, ha poche recensioni, ne ha una ventina, ma sono tutte 20 positive, quindi viste le caratteristiche, viste le recensioni, visto che ha veramente una potenza elevata di ben 2500 mAh, allora ho deciso di comprarlo, provarlo e parlarvene, perché secondo me è un prodotto valido. Tra l'altro ha anche una funzione con i morsetti che ci dicono la tensione della batteria e ci carica il cellulare wireless, praticamente fa tutto, oltre che ovviamente fare partire la macchina. Quindi vi lascerò ovviamente il link, perché secondo me, vedendo come funziona, lo comprerete sicuramente, ma vediamolo da vicino, vediamo come si comporta, testiamolo, staccherò la batteria e avvierò la macchina senza batteria utilizzando direttamente questo starter. Vediamo. E allora il prodotto arriva all'interno di questa custodia rigida, accessoriato dai morsetti, più un cavetto USB di tipo C. Infatti ci permette di utilizzarlo anche come power bank. Questa presa ci permette sia di avere una corrente in entrata che in uscita, e questo invece ci permette di utilizzare la corrente continua per alimentare i nostri dispositivi con un accessorio che però non viene dato in dotazione, ma ci permette di utilizzare praticamente l'accendisigari collegato. Sulla parte frontale abbiamo due uscite USB, sempre per ricaricare i nostri dispositivi, e da questa parte invece l'uscita per collegare i morsetti. Si accende da questo tasto, questo simbolo che lampeggia indica la presenza della possibilità di caricare i dispositivi direttamente poggiandoli qua sopra, quindi dispositivi wireless, semplicemente poggiandolo, quindi è comodo perché non dobbiamo portarci appresso cavetti vari. Questa è una bussola. Da questa parte abbiamo questo accessorio che ci serve eventualmente in caso di necessità a frantumare i vetri, quindi colpendolo praticamente funge da martello. Sulla parte frontale abbiamo questa lampada, per poterla accendere basterà tenere premuto il tasto rosso e si accenderà in modalità fissa. Questo ci permette quindi di poter cercare oggetti nel vano portabagagli, oppure comunque fare manutenzione al motore, sostituire la gomma nelle ore più buie, eccetera. Premendolo nuovamente avremo il segnale di SOS, oppure premendolo nuovamente un segnale lampeggiante che ci permette di avere una visibilità maggiore. Premendolo ulteriormente tornerà la luce fissa. Per spegnerlo basterà tenerlo premuto di nuovo per alcuni secondi e si spegnerà, ma vediamolo un po' meglio. Allora, da quello che ho letto sulla descrizione prima di acquistarlo, ho visto che il materiale di cui è composto è ignifugo, quindi nel complesso è un prodotto davvero fatto bene, sia per quanto riguarda la parte esterna che per quanto riguarda la tecnologia all'interno. Le plastiche sono abbastanza robuste, anche provando a piegarlo in questo modo con forza non si sentono assolutamente scricchioli. Le stampe sono fatte bene come tutte le rifiniture, anche i coperchi in gomma isolano per bene le porte, quindi lo rendono abbastanza ermetico, e tra l'altro può funzionare con temperature che vadano da 75 gradi fino a meno 25 gradi, quindi devo dire che obiettivamente dalle caratteristiche che promette sembra un prodotto abbastanza valido, e può avviare motori anche diesel. Per esempio il mio vecchio carrozzone Kia del 2005, che necessita di una batteria da 100 A, riesce a partire senza alcun problema collegato a questo dispositivo. L'ho già provato, infatti la batteria è al 98%, ma ora vi farò vedere un test appunto in cui potrete vedere più di un avvio della mia macchina proprio grazie a questo strumento senza batteria collegata, collegando direttamente i morsetti della macchina al power bank. Quindi collegando i morsetti alla batteria, sul display appare il voltaggio, solo che voi adesso lo starete vedendo sicuramente lampeggiare perché è una questione di inquadratura. Purtroppo il telefono lo riprende in questo modo, ma posso assicurarvi che è ben visibile. Però e comunque mi indica 12 volt e mezzo, quindi la batteria è carica. Questa è una batteria nuova che ho acquistato dopo che l'altra 3 settimane fa mi ha lasciato a piedi. Quindi adesso stacco i morsetti e proviamo ad avviare la macchina proprio con l'utilizzo del jump starter. E adesso collegherò il jump starter direttamente ai cavi che vanno ad alimentare la macchina, quindi collego il rosso e il nero, già ha emesso un segnale. Adesso l'accendo, metto
il treppiedi, avvierò la macchina. Sto esagerando. Ok, è andato in protezione. E allora ragazzi, come avete visto, riesce a fare partire la macchina senza alcun problema, addirittura senza batteria, anche se senza batteria si stressa abbastanza, e infatti è andato in protezione dopo 3 o 4 tentativi. Con la batteria montata, che abbia ancora un pochettino di carica ma che non sia sufficiente a fare partire la macchina, ovviamente fa molto meno sforzo, quindi consente di fare più tentativi. Questa è una garanzia, perché comunque la sua protezione interna, che è scritta anche sul sito internet, protegge da sovraccarichi, protegge da surriscaldamento, protegge da inversione di polarità, cortocircuito eccetera. E adesso non rimarrò più a piedi, non solo perché ho il jump starter che funziona, ma perché ne ho due. Uno posso tenerlo in una macchina e uno posso tenerlo nell'altra macchina. Come avevo detto all'inizio, parlando con Stefano di DTHM Garage su Facebook, ho raccontato che ero convinto di avere il jump starter nell'altra macchina, me ne sono andato a piedi. Adesso ne ho due, sono tranquillo perché uno sarà in una macchina, uno sarà nell'altra macchina e non avrò alcun problema. Come avete visto, è riuscito ad avviare la macchina, quindi secondo me funziona abbastanza bene. Molto comodo il fatto di avere il display che anche senza l'utilizzo del jump starter ci dice la carica della nostra batteria, e il display che ci indica la carica interna della batteria del jump starter. Sono contento di avervelo fatto conoscere, spero che il video vi sia piaciuto, quindi vi invito a mettere mi piace al video, condividerlo se vi va di condividerlo, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella, e non mi resta che darvi appuntamento ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!